Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un mercante che aveva un giovane figlio. Il ragazzo era così piccolo che a malapena riusciva a correre da solo. Il mercante possedeva 2 navi cariche di beni preziosi e sperava di guadagnare molti soldi da esse. Ma un giorno ricevette la terribile notizia che entrambe le navi erano affondate. All'improvviso passò da essere un uomo ricco a uno molto povero. L'unica cosa che gli era rimasta era un piccolo pezzo di terra. La sera andava lì a passeggiare per pensare e cercare di dimenticare i suoi guai. Un giorno, mentre camminava e rifletteva su ciò che aveva perso, apparve davanti a lui un piccolo nano nero. «Perché sei così triste?» chiese il nano. «Cosa ti preoccupa?» Il mercante rispose: «Te lo direi volentieri se potessi aiutarmi». Il nano sorrise e disse: «Forse posso aiutarti. Dimmi solo cosa c'è che non va». Il mercante spiegò come avesse perso tutti i suoi soldi e avesse solo quel piccolo pezzo di terra rimasto. «Non preoccuparti», disse il nano. «Se prometti di portarmi tutto ciò che ti incontrerà per primo quando torni a casa tra 12 anni, ti darò quanti soldi vuoi». Il mercante pensò che fosse una richiesta facile, probabilmente sarebbe stato solo il suo cane o il suo gatto, e si scordò del suo piccolo bambino, Enel. Così accettò e firmò un contratto. Tuttavia, mentre tornava a casa, Ainel corse ad abbracciare le gambe del padre ridendo. Il mercante fu colto dalla paura e dal terrore quando ricordò ciò a cui aveva acconsentito. Ma poiché non era ancora apparso alcun oro, si convinse che il nano stesse solo facendo uno scherzo e che avrebbe potuto rifiutare il denaro quando sarebbe arrivato. Circa un mese dopo, il mercante andò a cercare del vecchio ferro in una soffitta da vendere per guadagnare un po' di soldi. Invece trovò un enorme mucchio d'oro sul pavimento. Era al 7° cielo e si scordò completamente di suo figlio. Rientrò rapidamente negli affari e divenne ancora più ricco di prima. Con l'avvicinarsi dei 12 anni, il mercante cominciò a ricordare la sua promessa e divenne triste e preoccupato. Suo figlio se ne accorse e chiese cosa ci fosse che non andava, ma il mercante inizialmente non voleva dirglielo. Alla fine spiegò di aver venduto inavvertitamente Ainel al nano per dell'oro e ora doveva mantenere la promessa. Ainel rispose: «Non preoccuparti, padre, me la caverò con il piccolo uomo». Quando arrivò il momento, sia il padre che il figlio si recarono nel luogo stabilito. Ainel disegnò un cerchio per terra e si posizionò con suo padre all'interno. Presto arrivò il nano e cominciò a girare attorno al cerchio, ma non riusciva a trovare un modo per entrare. Era troppo spaventato o incapace di saltare oltre il cerchio. Ainel allora chiese: «Hai qualcosa da dire o cosa vuoi?» Ainel aveva un'amica fata che lo aveva aiutato e gli aveva detto cosa fare poiché sapeva che una buona fortuna lo aspettava. Il nano chiese al mercante se avesse portato ciò che aveva promesso. L'uomo rimase in silenzio, ma Ainel parlò di nuovo. «Cosa vuoi qui?» Il nano rispose: «Sono venuto a parlare con tuo padre, non con te». Ainel disse: «Hai ingannato mio padre. Rindagli la sua promessa». Il nano insistette: «Ho pagato i miei soldi e tuo padre li ha spesi, quindi merito ciò che ho comprato». Ainel replicò: «Hai bisogno del mio permesso prima. Entra nel cerchio e possiamo discuterne». Il nano sorrise, desiderando di poter entrare nel cerchio. Dopo una lunga conversazione, raggiunsero un accordo.
Ainel sarebbe stato ceduto, ma solo se avesse seguito il consiglio della fata riguardo al suo futuro. Non voleva andare con il nano, che sembrava bramoso della sua compagnia. Decisero che Ainel sarebbe stato messo su una barca sulla riva e suo padre l'avrebbe spinta in mare, lasciandolo al suo destino. Ainel salì sulla barca e mentre si allontanava, un'onda la colpì, facendola inclinare. Il mercante pensò che Ainel fosse perduto e tornò a casa triste, mentre il nano si sentiva soddisfatto della sua vendetta. Tuttavia, la barca non affondò. La buona fata si prese cura di Ainel e sollevò la barca, guidandola in sicurezza verso una terra sconosciuta. Quando Ainel sbarcò, vide un bellissimo castello che era vuoto e cupo perché era incantato. Pensò, deve essere qui che si nasconde il premio di cui mi ha parlato la fata. Esplorò il castello fino a trovare un serpente bianco arrotolato su un cuscino in una delle stanze. Il serpente bianco era in realtà una principessa incantata. Era felice di vederlo e disse: «Sei finalmente venuto a liberarmi. Ho aspettato 12 lunghi anni che la fata ti portasse qui perché solo tu puoi salvarmi. Questa notte 12 uomini arriveranno con volti in neri e armature di catene. Ti chiederanno cosa fai qui, ma non devi rispondere. Lasciali fare quello che vogliono, colpirti, pizzicarti o farti del male, ma non dire una parola. A mezzanotte devono andarsene. La seconda notte arriveranno altri 12. Nella terza notte ne arriveranno 24 e cercheranno perfino di tagliarti la testa. Ma a mezzanotte il loro potere svanirà e io verrò a darti l'acqua della vita per lavarti e riportarti in salute». Tutto accadde proprio come disse. Ainel sopportò tutte le torture senza parlare. Nella terza notte, la principessa venne, lo abbracciò e lo baciò. La gioia riempì il castello, festeggiarono un matrimonio e Ainel divenne il re della montagna d'oro. Vissero felici insieme e ebbero un figlio. Passarono 8 anni e Ainel cominciò a pensare a suo padre e desiderò rivederlo. La regina lo avvertì: «Se vai, arriverà la sventura». Ma lui insistette finché lei non acconsentì. Prima di partire, gli diede un anello dei desideri dicendo: «Metti questo anello al dito. Qualsiasi cosa desideri si avvererà, ma promettimi che non lo userai mai per portarmi a casa di tuo padre». Lui promise, indossò l'anello e desiderò di essere vicino alla città di suo padre. In un attimo si ritrovò ai cancelli, ma le guardie non lo lasciarono entrare a causa dei suoi abiti strani. Così andò su una collina vicina dove viveva un pastore e prese in prestito un vecchio cappotto. Travestito da povero pastore, entrò in città. Quando raggiunse la casa di suo padre e disse di essere suo figlio, il mercante non gli credette. Affermò che Einel era morto. Poiché sembrava un povero pastore, il mercante non gli diede neppure da mangiare. Einel insistette di essere suo figlio e chiese: «C'è un segno che dimostri che sono davvero tuo figlio?» La moglie del mercante rispose: «Sì, il nostro Einel aveva un segno simile a un lampone sul braccio destro». Mostrò il segno e finalmente gli credettero. Allora raccontò loro di essere il re della montagna d'oro, sposato con una principessa e di avere un figlio di 7 anni. Il mercante disse: «Non può essere vero. Un re non girerebbe in giro con un cappotto da pastore». Questo infastidì Einel e, dimenticando la sua promessa, girò l'anello e desiderò che la sua regina e il suo bambino apparissero. In un attimo erano lì, ma la regina pianse e disse che aveva infranto la sua parola e che la sventura sarebbe seguita. Cercò di consolarla e sembrò perdonarlo,
ma nel profondo era ancora arrabbiata e pensava a come punirlo. Un giorno lo portò a fare una passeggiata fuori città e gli mostrò il luogo dove la barca era stata abbandonata. Si sedette e disse: «Sono stanco. Lasciami riposare la testa sulle tue ginocchia e fare un sonnellino». Ma appena si addormentò, lei prese silenziosamente l'anello dal suo dito e desiderò di tornare con loro nel loro regno. Quando si svegliò, si trovò solo e si rese conto che l'anello era sparito. «Non posso tornare a casa di mio padre», disse. «Mi chiamerebbero stregone. Viaggerò per il mondo fino a tornare nel mio regno». Detto ciò, partì e viaggiò finché giunse su una collina dove 3 giganti stavano dividendo i beni del loro padre. Lo videro e urlarono: «Piccolo uomo, devi aiutarci a dividere i beni». Tra gli oggetti c'erano una spada che poteva decapitare i nemici con le parole «testa via», un mantello che rendeva invisibile o cambiava forma, e stivali che portavano il portatore ovunque desiderasse. Ainel chiese di provare prima gli oggetti per vedere quanto valessero. Gli diedero il mantello e lui desiderò diventare una mosca, diventando istantaneamente una. «Il mantello è fantastico», disse. «Ora dammi la spada». «No», risposero. «Puoi averla solo se prometti di non dire testa via. Perché se lo fai, moriremo tutti». Gli permisero di provare la spada su un albero. Poi chiese gli stivali e, una volta che ebbe tutti e 3, desiderò tornare alla montagna d'oro, e all'improvviso si trovò lì. I giganti rimasero senza nulla da dividere o combattere. Mentre Enel si avvicinava al suo castello, udì musica felice. La gente gli disse che la sua regina stava per sposarsi con un altro uomo. Si mise rapidamente il mantello e entrò nella sala del castello, posizionandosi accanto alla regina dove nessuno poteva vederlo. Ogni volta che il cibo veniva messo nel suo piatto, lui lo portava via e lo mangiava. Quando le veniva offerto un bicchiere di vino, lui lo beveva al suo posto. Non importa quanto cibo e bevande le servissero, il suo piatto e il suo bicchiere erano sempre vuoti. Questo fece sentire in colpa la regina e andò nella sua camera da letto da sola, piangendo. Lui la seguì e parlò: «Sei stata liberata una volta. Perché questo incantesimo continua a tenerti falso e infedele», disse. «Qualcuno è venuto a salvarti ed è di nuovo qui». «Ma come lo hai trattato?» «Mandò via tutti, dichiarando che il matrimonio era finito perché era tornato nel suo regno. I principi e i nobili risero di lui. Tuttavia, lui rifiutò di discutere e chiese solo se se ne sarebbero andati pacificamente. Si voltarono contro di lui e cercarono di afferrarlo, ma Enel estrasse la spada. «Testa via!» gridò, e con quel comando le teste dei traditori rotolarono a terra, e Ainel tornò a essere il re della montagna d'oro. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.